Ben ritrovati per una nuova edizione, io sono Geo e questo è il TG Juggling, il notiziario per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il mondo della giocoleria. Se ti piacciono la giocoleria, gli artisti di strada, il circo contemporaneo ed esclamare "ma come fa?", questo video fa per te. Ecco, magari non riuscirò a rispondere a questa domanda, ma cercherò di raccontarvi tutte le cose fighissime fatte da giocoliere e giocolieri di tutto il mondo nel mese di giugno. Ma direi subito di iniziare che come sempre la lista è lunghissima con un po' di chicchette italiane. Giocoleria con una piuma di pavone. Il nuovo video di Carlo Cerato per il suo progetto La Biellov offre davvero un sacco di spunti interessanti. Atmosfera poetica e i numeri originali, davvero bellissimo. Un'altra cosa bellissima da vedere e se vi capita dal vivo è la compagnia Zenzero e Cannella. Nel loro nuovo spettacolo hanno fuso giocoleria mano a mano e musica, e penso non serva aggiungere altro. Un'altra compagnia che merita di essere seguita è il 3 di Danè, con il loro nuovo spettacolo Tutti per Uno. Passing a 3 con le clave, sempre piacevolissimi da vedere e molta inventiva. Eccoli in queste immagini fresche dalla convention Calaluna. Ed è stato proprio Paolo della compagnia di Danè a vincere il premio più ambito della convention, ovvero la pietra con tutte le firme dei partecipanti sopra. Prima edizione della convention Calaluna caratterizzata da un meteo eccezionale e soprattutto dalla buona onda, come ci raccontano le immagini del nostro inviato sotto copertura Cisco. Dai pubblico di Calaluna, dai, fatemi urlare! Mamma mia, vi porterei ognuno a letto! E dalla foto di saluto. Non perdetevi anche il prossimo appuntamento italiano dedicato agli amanti del fuoco, ma non solo, ovvero l'Artemisia Fire Gathering, con tanto di anticipazione il 25 luglio con una Fire Jam sempre a Baglio. Ricordo anche che nel mese di luglio si terranno 2 appuntamenti virtuali internazionali. Dal 12 al 19 luglio si terrà il Virtual IJA Festival e dal 23 al 25 luglio ci sarà l'European Juggling Convention in versione online. Entrambi gli appuntamenti a distanza ma con workshop, spettacoli e chi più ne ha più ne metta. Ora però banda alle ciance e partiamo con un giro del mondo virtuale per scoprire i video di artisti spaziali del mese di giugno. Avevamo già parlato di lui nel mese scorso, ma questo mese si merita una menzione davvero speciale. Onni Toivonen si conferma uno dei migliori giocolieri con 3 clave in circolazione. Il suo nuovo video è qualcosa di incredibile, insomma se non l'avete ancora visto andatelo a vedere subito. Un altro che merita di essere menzionato per il secondo TG di seguito è Kouta Arashi. Super interessante la ricerca nel nuovo video Line. Montaggio e riprese sempre al top. Rimaniamo in Giappone per una nuova super compilation, la Japanese Free Cigar Box Jugglers. Tantissimi trick e stili interpretati da 30 giocolieri nipponici. Imperdibile per gli amanti dei cigar box, come imperdibile è il lavoro di Matteo Segura per gli amanti del Devil Stick. Tricconi belli pesi e mix di stili molto interessante, a dimostrazione che questo attrezzo ha ancora molto da far vedere. Tricks of the Month. Questo mese l'IJA si è proprio superata ben 4 Trick of the Month. Originale e molto divertente il video Flats in a Flat di Verena Rau dalla Germania. Trick belli fluidi e tanta cura nel montaggio per gli hula hoops di Abigail Lindsay. Non solo è un mostro con sideswap e palline, Adrien Crosals ha appena 19 anni e giocola solo da 4 anni. E infine, come se tutto quello visto finora non bastasse, nel canale dell'IJA è uscito anche il nuovo video di Delaney Bayliss, un'altra giovanissima di cui avevamo già avuto modo di parlare qualche mese fa, che ha una solidità pazzesca con 5, 6 e 7 clave. Insomma, il livello dei video di questo mese era già qualcosa di inarrivabile, ma se c'è un video che più di tutti ha fatto breccia nel cuore dei giocolieri nel mese di giugno è sicuramente quello di Masahiro Takahashi. Un video di un'eleganza tale che quasi fa passare in secondo piano la difficoltà dei trick che sono in esso contenuti. Come il record di 7 clave backcross con ritorno in pattern che apre ufficialmente la nostra sezione dei record. 3, 2, 1... Michael Ferreri brucia il record del maggior numero di prese con 5 palline portandolo a 1208 prese in 3 minuti.
Sofia Lilly è riuscita a far ruotare per quasi 34 minuti 5 hula hoop su 5 punti diversi del corpo. E come da tradizione, Max Kuschmerz non può mancare. Nuovo record di 14 minuti per 5 palline in half shower e 9 minuti e 56 secondi per 5 palline in 9-7-5-3-1. Se i record vi intrippano e foste interessati a batterne uno, Eivind Rasso ha pubblicato un'interessante compilation con i 10 record di giocoleria più facili da battere. Si fa per dire, eh? Ma passiamo ora ai trick assurdi con Daniel Lisenko che ci dimostra che ha anche gli occhi dietro la testa. Le 7 palline infuocatissime di Mikel Cardenas. Il giovanissimo e fortissimo Valentin Lopez. Dalla Colombia una fantastica rivisitazione degli anelli di Salerno. Super triccone col diavolo per Teo Scarrito. Link Pinion e l'arrampicata su pallo cinese con una clava in balance. Trick sempre più incredibili con i poi di Bow. Trick shot arrogantissimo per Unicircus. Una semplice run di 9 palline con tanto di side swap per Dominic Laterre. Giocoleria su balance complessi. I sempre modesti numeri dei sudamericani al semaforo. E infine Penzen e questa cosetta con 4 Diablo. E ora, come consuetudine, colleghiamoci col nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano dal Giappone. Matteo? Sì, Geo e amici del TG Juggling, eccomi qui ancora una volta in diretta dal Giappone, dove Akimoto è riuscito a battere il suo precedente record. È riuscito infatti a incoppare contemporaneamente la bellezza di 59 kendama. La vera domanda ora è fino a quando riuscirà ad aumentare il numero di kendama. Per il momento dal Giappone è tutto, Geo, a te la linea. Grazie Matteo per essere sempre sul pezzo. Passiamo all'ultima rubrica Giocoleria e Società, con i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Giugno si tinge di arcobaleno e anche la comunità dei giocolieri celebra il Pride Month. Sempre nel canale dell'IJA trovate una bella video collaboration. E a giugno cade anche il World Juggling Day, il 19 per la precisione. Un'occasione per giocoliere e giocolieri di tutto il mondo per festeggiare con ritrovi e nuovi video. Giugno è anche il mese dove il calcio, tra europei e Coppa America, si è preso la scena. Non è bastato l'endorsement di Viktor Kia Shevchenko per garantire il passaggio dell'Ucraina fino alla finale. Da valutare per i prossimi campionati l'inserimento in rosa di questo cane. Purtroppo giugno non ha portato solo buone notizie. Un brutto colpo per tutta la comunità è la scomparsa prematura di Alberto Hernandez, meglio conosciuto come Beto Bols. Commovente il toss-up d'addio degli amici stretti al suo funerale. Arriva l'estate e i giocolieri ci danno dentro con idee e trovate super creative. Dalla routine a 3 mani di Lyrica Mai al nuovo metodo per togliere i cetrioli dall'hamburger di Michael Rainer. C'è chi va sul classico, sostituendo i tradizionali oggetti da lancio con altri più peligrosi, e chi invece ne inventa proprio di nuovi, come il Diablo Trottola di Diablo Focus o i poi palloni di Yan Juju. Ma a proposito di invenzioni, è insuperabile il lavoro di Adam Dippert col suo progetto Space Juggling. Adam è riuscito a perfezionare diversi schemi unendo movimento e lancio di palline. I risultati straordinari di questa ricerca verranno presentati in anteprima mondiale il 23 e 24 luglio. Se anche voi volete cimentarvi con della giocoleria scientifica ma avete un budget più ridotto, potete sempre optare per la molla Slinky. Come fa? E anche questo TG è addirittura d'arrivo. Ringrazio come sempre la redazione per l'aiuto nello scovare tutte queste notizie freschissime e novità, il nostro nuovo media partner Juggling Magazine, la rivista di giocoleria e arti circensi contemporanea curata dall'associazione Giocolieri Dintorni, che potete scoprire nel loro sito jugglingmagazine.it. Infine ricordatevi di iscrivervi al canale per sostenere questo progetto, scrivete nei commenti l'artista che vi è piaciuto di più di questo mese e soprattutto condividete il video con amici, parenti e chi volete. Da Geo è tutto, noi ci vediamo il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Ah, si legge al contrario. Ah,
Ok.